Sono molto felice di incontrare Robert Macfarlane, anche se solo online, ma insomma di questi tempi è una risorsa anche questa. Robert è molto giovane ai miei occhi, è nato nel 1976 a Oxford, viaggiatore, alpinista, scrittore, critico letterario, oggi docente all'Emmanuel College di Cambridge. Ha esplorato le vie antiche, le montagne, i luoghi selvaggi e queste esplorazioni sono raccontate in 3 libri pubblicati da Einaudi. Il suo più recente, Underland, sempre Einaudi, e come sappiamo è tra i 5 finalisti del Premio von Rezzori, e di certo mi sembra il suo libro più sorprendente e vorrei dire perturbante perché ci obbliga a fare i conti con quello che preferiamo rimuovere, che scatena le nostre paure, le nostre fobie, le nostre ansie. Il mondo sotterraneo, oscuro e misterioso che sta sotto i nostri piedi, ma perturbante perché mette in crisi la nostra pigrizia intellettuale, i luoghi comuni di cui ci nutriamo. Le esplorazioni sotterranee che Robert racconta in questo libro, bellissimo, davvero bellissimo, cominciano tra le colline del Somerset, siamo a sud di Bristol, dove ci sono delle grotte dell'età del bronzo che raccolgono ossari molto estesi, quindi siamo grosso modo a 10.000 anni fa. Proseguono nello Yorkshire, dove in un laboratorio, grosso modo 1 chilometro sottoterra, dei fisici cercano di catturare un vento di particelle che può rivelarci la vera natura della materia oscura, un'entità che rifiuta di rivelarsi anche se tiene insieme le strutture dell'universo. Solo il 5% del cosmo è costituito da materia visibile, e anche questa è una notizia che ci mette in crisi. Poi Robert ci porta nella foresta di Epping, vicino a Londra, e lì scopriamo con lui che esiste un internet del bosco, un World Wide Web, cioè un estesissimo sistema fungino che consente alle piante di comunicare tra loro, quindi di scambiarsi informazioni, ma anche sostanze nutritizie, creare insomma una comunità solidale, una rete sociale sotterranea. Ma non contento, Robert si cala anche nelle città invisibili, cioè il labirinto sotterraneo del sottosuolo di Parigi, che si estende per centinaia di chilometri, in cui si muovono clandestinamente, tra non pochi rischi e fatiche, quelli che adesso sono chiamati gli Urbex, cioè gli Urban Explorer, una setta coesa e molto, molto determinata. Robert, pensate, resta nei sotterranei di Parigi 3 giorni senza vedere il sole, e già questo è una bella impresa. Ma la sua curiosità non si ferma qui, investe le grotte carsiche, i fiumi senza stelle, bellissimo questi fiumi senza stelle come il Timavo, che a un certo punto corre sottoterra per 45 chilometri prima di ricomparire dalle parti di Duino, e la zona delle foibe, quindi degli orrori che vi sono stati perpetrati durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma lui, non contento, si spinge ancora più in là, sempre tra molti pericoli e difficoltà, alle isole Lofoten, dove ci sono delle pitture rupestri di almeno 2000 anni fa, e da lì in Groenlandia, dove i ghiacci si rivelano essere una preziosa memoria storica, o in Finlandia, dove si stoccano delle scorie radioattive in una sorta di tomba d'acciaio fatta per durare 100.000 anni, e speriamo bene. Allora, è un libro felice perché, come tutti i libri riusciti,
sfugge alle classificazioni di genere, è insieme un reportage, un romanzo, un saggio, è divulgazione scientifica e poesia. Robert si muove con grande eleganza e naturalezza tra geologia, antropologia, archeologia, etnologia, storia, religione, fisica, astronomia, zoologia, chimica, linguistica, ma senza farcelo pesare mai. Questo non è un libro che ci intimidisce, al contrario, ha una capacità, che vorrei dire chimica, di trasformare tutti questi apporti in letteratura, che credo sia alla fine una forma superiore di conoscenza. Io l'ho letto con vero entusiasmo, perché con questa cultura a 360 gradi supera la vecchia opposizione tra cultura umanistica e cultura scientifica, che è uno dei flagelli che colpiscono soprattutto la cultura italiana. Ho letto in una intervista che Robert è sì un esploratore, ma un esploratore che si nutre di poesia, quindi ne legge e ne scrive. E vorrei magari partire proprio di qui. In che modo la poesia aiuta Robert a essere un migliore esploratore? Well, first of all, let me thank Ernesto for that generous, extensive introduction. It's such a pleasure for me to hear my work spoken about in Italian. So I have French, and I can, and I know what you're talking about. So I'm able to follow enough. It was a wonderful introduction, and then let me say, of course, how very pleased I am, very proud I am to be on this shortlist for the Premio von Rezzori, and to thank Baronessa Beatrice for this honor. It makes me incredibly glad that my work is read in languages other than my own, and recognized in countries other than my own. So this is a very special thing for me. So thank you to all involved. And then to your wonderful question, which I've never been asked before. So I began as a poet, a teenage poet, a very bad teenage poet. And then, and then, in fact, I studied the relationship between science and poetry in Oxford as a graduate student. I wrote my thesis on the relationship between scientific knowledge and poetic knowledge. So, in fact, I have been thinking about this relationship for a very long time, and Underland is probably the book where it becomes most apparent that poetry and science are not opposed, but in fact they twine with one another. So the dark matter physicists of Underland are, to me, both congregants in a religion, and they are poets of the universe. So science and poetry, both for me, we might say, to conclude, finesse the world into a greater marvelousness. Thank you Robert. Io credo che questo libro sarebbe molto piaciuto a due scrittori italiani che sono stati tra i pochi a combinare insieme scienza e letteratura. Primo Levi, il quale fantasticava di un linguaggio con cui comunicare con le piante e con gli animali, e se Robert non li conosce vorrei segnalargli i racconti che possiamo chiamare fantabiologici di Primo, che stanno nei Complete Works pubblicati in America da Norton Leverett. E sarebbe piaciuto molto questo libro a Italo Calvino, il quale lavorava con una sorta di codice binario, come i computer, e non concepiva il sopra senza il sotto, il fuori senza il dentro, il recto senza il verso, e dunque si sarebbe immerso con delizia in questi mondi ipogei proprio per capire
che rapporto si crea tra il mondo di sopra e il mondo di sotto. È molto calviniana è l'idea di Robert che per capire la luce devi essere sepolto nell'oscurità più profonda. Thank you, first of all. And these are the two Italian writers, other than Dante, who are probably most important to me. I read Levi and Calvino avidly as a young scholar in Cambridge and Oxford, and they both shaped my imagination. The periodic table, of course, above all for Levi, and indeed particularly within that, this story, I think it is Iron, about eating bear meat. He was a great climber, as you know, a very bold climber, and I grew up as a mountaineer. So I still think that the Iron chapter, the bear meat chapter, is one of the great things written about mountaineering. And then Calvino, Il Barone Rampante, the Baron in the Trees, is it's just a central text for me. With its combination of whimsy, ecology, cosmic comedy, and of course Invisible Cities, which appears in Underland as a key text in thinking about the idea that our cities have become increasingly vertical, no longer lateral along the surface of the earth, but extending vastly down into its interior, and indeed up to the satellites in space that inform its information infrastructure. So very happy to have these connections made. Parleremo dei viaggi che Robert ha fatto e che ci racconta, ma intanto naturalmente viene spontanea una domanda. Robert è l'esatto contrario del pallido scrittore sedentario che non si muove dalla sua scrivania, è un esploratore di cui ammiro molto, oltre alla curiosità ed evidentemente la competenza, anche le capacità atletiche e il coraggio che non ho. Insomma, io appartengo alla razza dei conigli. Ecco, ma dove è nata questa sua passione per l'avventura, o per meglio dire, per la conoscenza attraverso il movimento? Well, thank you. The knowledge through movement is very well put. Our bodies are technologies. They are instruments of knowing, and they know in ways that the mind alone cannot. I've always been interested in how knowledge may be thought to be both site specific and motion sensitive, we could say. In terms of the sheer pleasure of moving through landscapes, which I feel, very lucky in my body to be able to do for a few more years, maybe. The answer is I grew up in a family of mountaineers, like many people in Italy, I know. And so it was just, I learned from early on to be confident in the mountains and on moors, how to read a map, how to pitch a tent, how to climb, how to descend. I think courage and stupidity can be very close companions at times, and I've certainly been the latter when I thought I was being the former, but I'm also very prudent. I love my family, and I really am risk averse, but I do love wild landscapes. So mountains tend to find their way into my books, even even against the odds. Grazie Robert. Mi ha molto colpito il fatto che Robert usa molto bene anche degli strumenti linguistici. E per esempio mi ha colpito che dell'importanza della discesa, dell'andare dentro le cose, c'è traccia nell'inglese understand, capire, che è molto bello questo
questa etimologia, così come mi ha molto colpito il fatto che humanitas viene da humus, e cioè dalla terra, cioè gli umani sono quelli che seppelliscono, affidano alla terra i loro cari. Così come mi ha molto colpito il fatto che Robert ci ricorda che le società primitive o anche certi nativi americani hanno sviluppato un linguaggio molto ricco, anche di sinonimi, che è capace di riconoscere quanto di unitario c'è nella natura, intesa appunto come una globalità, cioè i primitivi hanno una percezione molto migliore della nostra di questa totalità vivente con la quale dobbiamo fare i conti. Insomma, loro riescono a vederla, a capirla e a dirla molto meglio di noi. Thank you so much there to respond to. I'll respond in three parts to the three parts of your reflection, Ernesto. The first, yes, I'm fascinated by language, which has its own subterranean. It has its own underland of etymology and historical knowledge contained within the surface. And so many of our verbs in English connect knowledge and the earth, to disclose, to reveal, to excavate, to understand. These all connect the idea of bringing to light. So the underland holds knowledge, and I think that is a counterintuitive proposition to begin with, because we think of it as dark, confining, blinding even. But again and again, I found it as a realm of knowledge and surprise. In fact, it is a disputed etymology, I should say, that connects human to humus. It's made by Vico in one of his theses on history, and it is disputed, but regardless, I find it very compelling. And I think what it points to or reminds us of is that even before we were anatomically modern humans, we were burying our dead. We were placing them in the ground. Homo nadalensis, very early hominin, seems to have been interring its dead far underground. I find this moving and fascinating as a continuity of practice. And I say so early in the book, into the underland, we have long placed that which we love and wish to save, and that which we fear and wish to lose. And I think language carries a memory of those old impulses. Thank you, Robert. Ci sono due capitoli che mi hanno impressionato particolarmente, come dicevo prima. Il primo è quello sulla materia oscura che viene indagata nelle profondità dello Yorkshire. Tu dici per ascoltare il respiro della nascita dell'universo bisogna scendere sottoterra, perché la terra scherma e filtra tutte le interferenze che ci impediscono di cogliere questa misteriosa entità che tiene insieme il cosmo. Ecco, ma questo lavoro forse ha anche delle implicazioni metafisiche, perché ci chiede di misurarci con l'infinito e con l'immenso, e finisce per porci ancora una volta in modo nuovo il problema dell'esistenza di un Dio. By coincidence, Ernesto, I was having this very conversation with my 8-year-old son yesterday. He wanted to know what dark matter was, because I had mentioned it. And I tried to explain to him that our bodies are being passed through by trillions of neutrinos, ghost particles, and almost certainly by dark matter particles, and that this whole world of matter that surrounds us, that allows us to walk and exist, is almost irrelevant to these other
particles. And it was fascinating watching his mind grapple with this concept. So it is an immensely powerful notion that physics and religion are both in pursuit of an ineffable presence that will not declare itself to the usual forms of scrutiny. And I was so struck in the dark matter chapter by the notion that we must go below ground to see more clearly, to hear what the universe has to whisper to us. And that seemed like a form of prayer. And not far away was Revo Abbey, one of the great early medieval Cistercian abbeys of Britain, and the two structures seem to me very comparable. In Italy too, you have a dark matter lab deep inside one of your mountains, and it is a worshipful station. Thank you, Robert. E parliamo del World Wide Web, l'internet del bosco, che anche questa è stata una sorpresa, ma fino a un certo punto, perché ho sempre pensato che il mondo vegetale abbia una sua intelligenza straordinaria, ancora tutta da esplorare, e qui siamo proprio all'inizio di questa esplorazione che ci ha fatto scoprire che esiste di fatto attraverso questa rete fungina questo superorganismo collettivo in cui tutto si tiene e che è capace di un suo linguaggio complesso. Dice Robert, pensare come i funghi ci aiuterebbe a pensare la storia non come una freccia che ha un percorso ascensionale, no? O come una spirale che continua a tornare su se stessa, ma come una rete che si dirama, ma è sempre connessa, anche se va in molte direzioni. Insomma, è un sistema di relazioni intricate. Ecco, ma questa rete invisibile in realtà mi sembra contenga un messaggio politico. Ci possiamo salvare solo se mettiamo in atto delle politiche di mutuo soccorso. Insomma, il mutualismo biologico conviene a tutti. Yes, thank you, Ernesto. And the Wood Wide Web, the Internet del Bosque, is when an idea that once encountered changes the ground you walk on, the forest you pass through forever, really, I think. I will just pick up briefly on your earlier comment that indigenous cultures and communities knew this. You know, to them it was self-evident that the forest thought and that trees communicated with one another. And so in a way, Western science has merely placed its imprimatur upon a perception that is much older than science, modern science itself. But then, yes, I'm fascinated by what you call the political implications of this. I think one reason this idea, which was first discovered in scientific terms by Suzanne Simard and built upon by many people since then, is so shaking to us, is that we wish to find a better way of being within this alien kingdom of the fungi and the mutualism that it enjoys with trees. And I think during the pandemic, we have seen the worst of humankind and the best. And the best has been a vast and complex mutualism where individuals are helping those in whom they have no prior investment or interest or attachment. And we have seen wonders occur, worldwide webs of kindness and support, but we have also seen
of course, the worst that humans are capable of. So as we speak, we are trying to work out how to share vaccine, how to set up a global mutualism for the greater good. So the trees hold lessons for us now as ever. Vedete quante cose ci possono insegnare i sistemi fungini che siamo soliti considerare come una specie di vita, come dire, di livello inferiore, magari non molto intelligente, elementari, e invece sono un sistema molto sofisticato. Allora, il viaggio negli spazi profondi delle ere geologiche cambia fatalmente la nostra percezione del tempo presente, e questo ci fa un po' impressione, perché viviamo in un'epoca in cui viviamo appiattiti su un presente che non va in là della prossima settimana o del prossimo mese. Insomma, anche i politici guardano al prossimo trimestre o al piccolo utile che possono ricavare dalle prossime elezioni. Ma allora la domanda è, ma insomma, ci stiamo comportando da bravi antenati? This question, are we being good ancestors, is the question at the core of Underland. It isn't my question, it's a question asked by a very good ancestor, Professor Jonas Salk, the American immunologist who first who devised one of the early polio vaccines and then made it freely available, unpatented to the world, and was instrumental in eradicating polio from North America and contributing to its dramatic decline globally. So a good ancestor. I absolutely agree, Ernesto. The timescales of our political structures are ill-suited to the deeper time thinking that actually will be necessary to save us. And I am always scanning polities, political structures for those places where they are ready to think deeper. One example of that may be in Wales. Here we have the first Future Generations Act, an actual act of Parliament, of the Welsh Parliament, which requires a thinking ahead on a 30 to 50 year timescale, which is not deep time, but much deeper than a political term. And of course, we have just thankfully seen Joe Biden return to office, and one of the first things he did was rejoin the Paris Accord. A moderate president running under a moderate ticket has turned out to be a radical in American terms, and that gives me some hope for the deeper time vision that we now need to avert disaster here. Grazie Robert. Ho un'ultima domanda. 20 anni fa il chimico dell'atmosfera Paul Crutzen ha coniato il termine antropocene per designare l'epoca in cui viviamo, grosso modo circa da 11.000 anni. È un'epoca che è segnata da, come dire, da una iperattività dell'uomo che ha inciso e incide pesantemente negli equilibri naturali, mettendoli a rischio. A te questa etichetta non piace perché, come dire, la consideri un po' arrogante e anche un po' presuntuosa, e dici bisognerebbe trasformare, appunto, come abbiamo detto parlando del World Wide Web, dovremmo trasformare l'antropocene in un simbiocene, cioè governato da una forma di simbiosi superiore. Yes. So, firstly, the notion of the Symbiocene or Symbiocene is the term is Glenn Albrecht's, the Australian philosopher, eco-philosopher, and linguistic philosopher. And as you can hear from the coinage, it suggests a mutualism, a symbiosis. So, leaving the era of a rapacious consumer capitalism and moving into an era of mutualism, sustainability with
with human and more than human neighbors. What a dream, what a wonderful dream, and how very hard to achieve. The term Anthropocene, yes, I think there is a shock to it that is valuable. It is valuable to think that we are, as a species, are leaving a legacy that will be legible in the rock strata for millions of years to come. And the signature that we are leaving is not a beautiful one. It is radionuclides, it is mass extinctions, it is soil redistributions, it is fly ash and chicken bones and uranium-235. This is not a beautiful signature, but the notion that we are a legacy leaving species is a strong one, and it should shock us. I will end only by saying that my reservations about the word are to do with its generalizing power. It suggests that all anthropos, all people, are equally causal in this situation, and that is, as we know, not the case. So I value its power, its power to shock, but I wish for something both more hopeful and more subtle. Grazie Robert, inutile dire che sono perfettamente d'accordo con te. Prima di congedarci volevo però dedicare una menzione speciale al traduttore Duccio Sacchi, che è uno psicoterapeuta e storico. Posso garantire a Robert che ha fatto un lavoro ottimo. Era un'impresa molto difficile anche dal punto di vista linguistico, perché questo è un testo letterario, sì, ma farcito di molta scienza e dunque estremamente impegnativo, e la miglior lode che possiamo fare a Sacchi è che non si sente che è una traduzione, come invece spesso accade. Insomma, ci accorgiamo che l'originale è un'altra cosa. Volevo ringraziare Robert di questo dialogo, di questo incontro. Siamo veramente felici e orgogliosi di avere potuto selezionare questo libro bellissimo, veramente, di cui raccomando la lettura a tutti, per i finalisti del Fondo Rezzori, e spero che insomma questo incontro sia solo il primo di una serie che ci accompagnerà nei prossimi anni. Grazie ancora Robert, e ancora molti complimenti per il suo libro. Grazie Ernesto and everybody involved. Thank you so much. It's been a real pleasure to be in conversation with you today.